Come descrivere Fernando de Noronha? Spiagge paradisiache, panorami mozzafiato, avventura e una vita marina ricca. Squali, tartarughe marine, insomma, davvero un piccolo tesoro nelle acque dell'Oceano Atlantico. Ora però lo scenario cambia, o forse nemmeno tanto. Ci saranno palme di cocchi e piscine naturali a darci il benvenuto. Ma aspettate, ora è il momento dei saluti. Quasi pronti gli zaini. Questa era la nostra cameretta qui nella Posada do Carmò. Bella, fa molto mare, tutta di legno con dei dettagli marini. Noi però oggi ci apprestiamo a lasciarla. Quindi Mirko, qual è la spiaggia che ti è piaciuta di più, ma nel senso più pieno del termine? In realtà ogni spiaggia ha il suo perché. Io ho preferito quelle gratis, dove non c'era nessuno, dove c'era bella tranquillità, per cui Praia do Meio per la spiaggia, chilometrica e tutto. Poi c'è Praia do Conceição per il tramonto, poi per lo snorkeling la Praia del Porto, senza ombra di dubbio. Ma non puoi... Poi per quanto riguarda invece il panorama mozzafiato, le spiagge di sud, per cui a Sueste è molto bella, anche l'Oreal molto carina. Un vero peccato che non si è potuto fare il bagno, però è anche vero che in quei posti qua ci sono le meduse, le murene, gli squali e tutto, per cui volendo vedere c'è andata anche di fortuna. Sì, l'unica che non mi è piaciuta molto, perché secondo me è sopravvalutata, e poi perché c'è un'elevata densità di persone che lasciamo stare, è la Praia dos Porcos, carina, però preferisco la Sancho, ecco, se proprio devo dirla tutta. Tra l'altro Sancho e Porcos sono le migliori del mondo, secondo una classifica. Però infatti sopravvalutata. E la tua, qual è la tua preferita? Allora, la mia è Leao. Ecco, vedi. La Playa di Leao. Siamo proprio diversi. L'ho amata molto, è selvaggia, però c'è la possibilità anche di farsi il bagno in questa piscinetta bellissima che sembra di stare quasi in un acquario, però meglio di un acquario perché i pesci sono liberi. E i pesci carnivori che mi hanno attaccato? Vogliamo raccontare che sono stato attaccato da un pesciolino a strisce che mi ha morso la schiena e adesso ho una cicatrice. Rebecca, ci sono i pesci carnivori secondo te? No, vedi? Un po' di tristezza per lasciare Fernando per me c'è. Sì, abbiamo visto e adesso ripartiamo. Sì, è stato uno dei posti in cui abbiamo visto davvero tutto. Se vi siete persi qualche video ve li linkiamo qua, così potete andare a recuperarli tutti, ma oggi abbiamo il volo. E andremo a visitare però altre spiagge spettacolari. Così dicono. Quindi restate connessi. Il primo zaino era quello di Rebecca. Io lì sopra. Questo è mio. Prendilo. Prendilo, amore. 2. Ottimo. Arrivati a Porto de Galinas, siamo pronti per andare in spiaggia. Porto de Galinas è una località costiera, c'è circa 40 minuti di strada a sud di Recife. Recife è un posto dove è un po' difficile fare il bagno perché ci sono degli squali e ci sono stati degli attacchi. Quindi, e vabbè, il mare, insomma, l'oceano non è come quello che c'è qui. Porto de Galinas è famosa per le sue piscine naturali. Noi siamo praticamente a 1 chilometro di strada a piedi da queste piscine. Per raggiungere le piscine è necessario vedere le mappe delle maree, cioè la tabella delle maree, perché si possono raggiungere ovviamente quando la marea è bassa, ma non nel picco di bassa, perché altrimenti è troppo bassa l'acqua. E quando si raggiungono queste piscine dove ci sono dei pesci, dove è possibile fare snorkeling, si può rimanere al massimo, dicono, dai 20 ai 40 minuti. Adesso andiamo a vedere. Poi ovviamente Porto de Galinas ha anche tante belle spiagge intorno. È strano venire a Porto de Galinas dopo essere stata a Fernando, perché è molto più viva, no? Tornare sulla terraferma
è sempre diverso, insomma, il paesaggio è ben diverso, come si può vedere. Ci sono più costruzioni rispetto al verde di Fernando e vabbè, però sono certa che insomma anche Porto de Galinas ci darà tante belle emozioni. I prezzi sono tornati nella media brasiliana. Questa zona del Brasile, che è il nord-est, è quella sicuramente più conosciuta per le sue spiagge, ha delle spiagge davvero incredibili, ma è anche economica. Fernando ovviamente era qualcosa di differente perché è un'isola, punto primo, e punto secondo, insomma, essendo anche parco marino protetto eccetera, ha dei prezzi ben diversi. Quindi qua, insomma, vedendo anche quanto costa un hamburger costa 10 reais, che sono praticamente €1,50. A Fernando un hamburger non lo trovi a meno di 30, quindi 3 volte tanto. Però qua abbiamo una cucina, quindi in realtà mangeremo fuori poche volte e basta, andiamo ad esplorare questo Porto de Galinas. Molto turistico Porto de Galinas, è proprio una località dove ci sono tantissimi negozi, tantissime agenzie di turismo, tantissimi turisti. Questa è la faccia di Mirko nella gioia. Siamo arrivati alla spiaggia, i colori sono fantastici. Là dove ci sono quelle imbarcazioni tipiche è possibile vedere le varie piscine, si può andare anche a piedi, quindi noi adesso andremo a piedi. Maffello e unicorni. Costume unicorni, copre costume unicorni, Unicorno, tatuaggio tutto unicorno. Qui ci sono i ricci di mare e gli scogli, quindi qua scarpette da scoglio utilissime, o comunque delle Havaianas, insomma. Sono delle vere e proprie piscine, quindi i piedi sono praticamente qua, così, sono bassissime ed è possibile vedere i ricci di mare, pesciolini.
difficile perché i pesci si vedono meglio da sopra. Mi ricordo quando eravamo a sud del Brasile l'anno scorso che ci dicevano: ah, siete stati nel nord-est, ma sono un po' insistenti, vero? I brasiliani ci dicevano così, perché qui appena arrivi sulla spiaggia cercano insomma di offrirti magari un tour, qualcosa da fare con la barca, piuttosto che di farti sedere nel loro baretto, eccetera. A noi in realtà non sembrano così insistenti, ti chiedono ovviamente il loro lavoro, però una volta che gli si dice no, insomma, dicono ok e se ne vanno. Abbiamo visto di peggio, siamo stati in Marocco, siamo stati in Egitto, insomma in quei paesi, diciamo, siamo stati anche in Kenya, non in questo viaggio del mondo, ma prima di partire per questo viaggio del mondo, e sappiamo cosa vuol dire, insomma, essere molto insistenti. Che dire della spiaggia, Mirko? Pareri discordanti. Sì, allora, questa spiaggia qua è sicuramente bella, nel senso che il mare ha dei colori molto belli, sfumature bellissime, è particolare perché ti ritrovi quasi, non so quanti metri dalla costa, camminando, no? Una ventina di metri, 25. Ecco, dalla costa camminando praticamente con l'acqua alta così. Carine tutte le formazioni di queste piscine, esatto, naturali, eccetera. A me personalmente non mi è piaciuto il fatto che dessero da mangiare ai pesci e quindi ci fossero così tanti pesci vicino alle persone per scattarsi delle foto, ecco. Questo l'ho trovato un po' triste. Sì, il concetto delle piscine che noi abbiamo già visto a Fernando de Noronha in tutta la sua particolarità, qui viene ripreso per sfruttare semplicemente il turismo di massa e organizzare questi trasporti con la jangada per scattare queste tipiche foto. Sostanzialmente ha più lati negativi che lati positivi, e poi da pensare che la spiaggia è sovraffollata. Siamo abituati alle spiagge del Brasile completamente deserte, chilometriche, esatto, e senza tantissima gente con piante i suoi ombrelloni che cerca di venderti tutto, per cui arrivare qua è come prendere un'ondata di acqua salata in faccia, ecco. Sì, e secondo noi è la prima spiaggia del Brasile che vediamo così, perché abbiamo visto anche delle spiagge attrezzate, delle spiagge affollate, ma non così turistiche. E ne abbiamo viste veramente tanto l'anno scorso, perché ne abbiamo visitato per 5 mesi interi tutta questa zona anche del nord-est, insomma. Adesso andremo a vedere anche un'altra spiaggia che si chiama Maracaípe e ci andremo camminando. Un po' di cocchi, 3 cocchi a 12, e semplicemente mettono dentro la cannuccia e si beve il cocco. Si vedono tutti i palmenti là in fondo, che bello. Già spostandosi un po', quindi in questa zona qui non ci sono più le piscine come di là, e quindi già c'è meno gente. Vendono di tutto, c'è anche il formaggio sulla brace che piace tanto a Rebecca, con il miele. E qua ci sono tutte le costruzioni qui dietro, quindi tutti i residence o appartamenti con la piscina, e si affacciano direttamente sulla spiaggia. Vendono i ghiaccioli, i gelati. Ah, e qua vendono praticamente fanno cuocere la pannocchia e vendono il mais bollito. Mais granato, perché invece in altre zone, tipo anche in Indonesia, avevamo mangiato la pannocchia proprio sulla brace. Questo invece è mais bollito. Qua si trovano sempre le sedie, difficilmente si trovano i lettini, e in alcuni casi se consumi qualcosa ti fanno stare, in altri casi hai una consumazione minima obbligatoria. E se
invece non consumi quel minimo, ti fanno pagare solo per l'ombrellone, e qui il costo senza consumazione è 50 reais, che sono circa 9 euro, 8 euro, più o meno 8 euro. Si fanno, non so, 200 metri e si arriva qua, in questo meraviglioso luogo con i cavalli, il silenzio e le noci di cocco. Wow! Comunque davvero basta spostarsi di nemmeno un chilometro sulla spiaggia che già si ritrova la pace delle spiagge brasiliane, quindi è meraviglioso. Anche Porto de Galinas ha le solite spiagge brasiliane. L'esecuzione di Coco Basket. Molto bene. Ah, quali sono le regole? Sono: il cocco deve entrare completamente nella buca. Qualora uscisse dalla buca si rifà, ma se si dovesse rompere una delle colonnine bisogna rifare tutto. Ah, le hai inventate tu, amore? Certo. Vi abbiamo fatto vedere Porto de Galinas by day e adesso ve lo facciamo vedere by night. In realtà no, però insomma qua il sole tramonta a 5:30, adesso sono 5:30 e quindi ve la facciamo vedere adesso, perché tutte le vie del centro, il centro è piccolino però è carino, colorato, molto turistico, c'è davvero di tutto, dai souvenir a ristoranti a bar, e il centro si accende, diciamo, dal pomeriggio. La mattina, ovviamente, essendoci le spiagge vicine, è praticamente deserto. Quindi adesso vi portiamo con noi a vedere il centro. Alcune bancarelle sono ancora chiuse. Queste qui sono tutte bancarelle di artigianato. E tutte le sere ci sono. Guarda che bel micino. Ciao micino. Ciao. Vendono anche il micino, Rebecca? No. Queste sono tutte le bancarelline di artigianato e queste sono sempre permanenti. Galline dappertutto. Là ci sono le baiane. Non siamo in Bahia,
siamo in Pernambuco, però quella è la classica baiana, cioè la donna che aspetta alla finestra il suo amore. Questa è la via più famosa di Porto de Galinas con tutti gli ombrelli colorati e qui si fanno sempre tante foto. Voglio concludere così questo video. Alla prossima!